Se vi ricordate, allora, uno degli elementi principali per quanto riguarda proprio l'effettiva attivazione delle mie rotte, di che cosa si doveva occupare? Beh, vado ovviamente su App Routes e qui dentro vado a definire quella che è la prima rotta. Allora, la prima rotta ha una path che avrà ovviamente un indirizzo slash prodotto slash lista. Quindi facciamo così, prodotto lista, va ad attivare ovviamente quello che è un component che si chiama prodotto. Ah, guardate, abbiamo fatto prodotto inserisci per prima, inserisci, andrà ad invocare il prodotto inserimento component. Eccolo qui, l'abbiamo appena invocato. Gli impostiamo anche una path, ok, di default, che in pratica appena apriamo la nostra applicazione, lui che cosa farà? Sulla slash, quindi se non abbiamo nessuna rotta definita, ma andrà a fare un redirect to, quindi su quale tipologia di path che già abbiamo a disposizione, esattamente su questa, quindi non andiamo a ridefinire quella che è una path che porta dietro il suo component. E poi ovviamente abbiamo il path match di tipologia full, ovviamente, per far sì che non vada a scansionare tutti quanti gli altri elementi che avevamo prima. Ovviamente mi metto la virgola e siamo a posto. Questa tipologia di elemento che cosa ci permetterà di fare? Quando noi all'interno dell'app component.html vado ad inserire un router outlet, guardate, praticamente cosa succede? Lui sostituirà esattamente a questo elemento quello che è il contenuto che noi abbiamo a disposizione. E quindi a conferma di ciò, se tutto quanto va bene, dovremmo avere effettivamente il nostro componente. Vado su ispeziona, vediamo che errori abbiamo. Ok, e qui abbiamo una invalid configuration of root slash path cannot start with a slash. Bene, effettivamente qual è la problematica? Che il nostro elemento non deve mai iniziare per la slash e quindi il path vuoto si chiama esattamente in questo modo. E qui abbiamo l'inserimento prodotto. Però in un certo senso è un po' bruttino. Per quale motivo? Perché mettiamo ovviamente all'interno dell'app component.html questo router outlet all'interno di un div class container. Ok? E quindi, guardate, vado ad inserire questo qui dentro. Quale effetto sarà? Quello di rinchiudere, tra virgolette, un po' di più la mia tipologia di applicazione all'interno della pagina, un po' più leggibile, però voglio creare anche una navbar nella parte alta e quindi è esattamente questo il punto dove metterlo. Allora, se voglio essere proprio compatibile con le parti di HTML5, vado a creare un header. Ok, vedete qui, dentro all'header metterò la navbar, questo qui sarà il mio container oppure un main, vedete? Questo sarà il mio main che contiene il class div e poi ovviamente se volete possiamo mettergli anche un footer che per il momento lo possiamo lasciare proprio come vuoto. Allora, all'interno dell'header che cosa andremo a mettere? Vado su Bootstrap e cerco la navbar. Eccolo qui. Vado a scegliermi una navbar che mi compete, guardate, va bene questa qui con i semplici elementi che abbiamo qui sopra, me la copio e la vado ad inserire all'interno dell'header. Questo qui lo chiamo gestionale negozio e poi tolgo tutti quelli che sono i link LI di attivazione che non mi servono e li vado a personalizzare esattamente come voglio. Allora, questo qui sarà per esempio inserisci, che è proprio l'unica path che noi abbiamo, e qui dentro che cosa gli andiamo a mettere? Allora, attenzione, qui dentro dobbiamo andare ad inserire quelle che sono le nostre configurazioni delle rotte. Quindi, qui noi abbiamo un root link, ok? Vedete? Automaticamente lui sta cercando di definirmi quello che è l'elemento, lo vado a ripulire un po' perché è un po' bruttino, ok? Allora, il root link che vogliamo attivare in questo momento c'ha questa path, vedete? Questa è una direttiva di Angular che verrà generata praticamente in automatico, vado a ripulirla sotto questo punto di vista. Quello che è la path di inserisci sarà prodotto inserisci. Eccolo qui.
Allora, qual è il problema? Che in pratica noi abbiamo il router link che effettivamente, vedete, since isn't a known property of A. Fondamentalmente che cos'è questo qui? Questo lo dobbiamo inserire o comunque la dobbiamo generare esattamente come quello che avevamo fatto in precedenza. Per includere fondamentalmente questo router link all'interno del mio componente lo devo aggiungere ovviamente oltre al router outlet esattamente qui dentro, quindi router link, eccolo qui. A questo punto vedete la mia compilazione è andata a buon fine. Quindi guardate che cosa succede, questo qui sarà il mio, la mia applicazione che avrà il mio tasto inserisci. Che cosa dovrò fare adesso? Dovrò creare un'altra rotta, ovviamente relativa al tasto lista, ok? Quindi qui dentro vado a creare una lista, che però in questo momento cosa succede? Vedete, se ci clicco sopra ovviamente non ha assolutamente nessun effetto. Per quale motivo? Perché la lista non è stata ancora creata, ok? E allora a questo punto che cosa succede? Vediamo intanto di completare quello che è il procedimento di salvataggio. Allora, una volta completato la creazione della mia navbar, fondamentalmente completo quindi il mio prodotto inserimento. Il prodotto inserimento dovrà utilizzare che cosa? Una funzionalità di prodotto service.ts, quindi dovrà scomodare la insert di prodotto service. Esattamente come in questa tipologia di elemento, vedete, l'inserimento dovrà attivare, ok, una funzionalità di prodotto service che dovrà ovviamente andare a salvare sul local storage. Allora, guardate cosa succede. In questa situazione ho bisogno del service, posso iniettarlo. Che cosa significa l'injection? Tecnicamente stiamo parlando di dependency injection. Guardate, invocando il costruttore, Angular è basato praticamente su la SQL injection, io posso dichiarare una variabile privata, quindi private, e la chiamo service, di tipologia prodotto service. Cosa significa che sto utilizzando questa tipologia di struttura? Che il componente, invocando semplicemente all'interno del parametro del costruttore, ok, un elemento con un tipo, ne dichiara automaticamente come se fosse una variabile qui sopra di tipologia prodotto service, ok? E quindi sarà disponibile a tutto quanto il mio contesto. E quindi il salva che cosa dovrà fare? Beh, ragazzi, dovrà fare questo. Se salva va a buon fine, ok? Di che cosa? Di prod. Beh, ovviamente, scusatemi, se this.service, vedete? Punto, guardate, vado ad effettuare la insert di quale prodotto di prod, va a buon fine. Allora che cosa faccio? Faccio un alert, un semplicissimo alert, con operazione effettuata con successo, altrimenti faccio un alert errore. Beh, in questo caso sappiamo benissimo che non verrà mai attivato questo elemento, però concettualmente è questo l'obiettivo. Vediamo che cosa succede. Proviamo ad avviare la nostra applicazione. Apro in F12 e per vedere il mio local storage che cosa farò? Andrò su applicazione. Vedete qui sopra, qui ci sono anche degli altri elementi. Guardate cosa succede. Ho appena aggiornato la pagina, lui ha creato elenco negozio. Vedete quando viene invocato il service in maniera totalmente automatica? Ok? Perché? Perché l'iniezione, quindi l'iniezione di questo prodotto service ne ha invocato che cosa? Il suo costruttore, che se non esiste l'elemento lo va a generare. A questo punto cosa succede? Se metto il codice AB1234, nome vite, descrizione prova di inserimento, prezzo 12, quantità 65, clicco su salva, guardate, operazione effettuata con successo e infatti la prova di questo è proprio questo. Vedete, ho appena inserito all'interno della mia struttura un elemento di questo tipo. Ci siamo? Quindi, giusto per essere abbastanza compatibili con quello che stiamo facendo, una volta che abbiamo completato la nostra operazione, che cosa dovremmo fare? Beh, potremmo ripulire tutti quanti gli elementi se tutta l'operazione va
in successo, è solo che dopo ci occuperemo di fare un redirect sulla tabella. Ok, quella sarà la cosa un po' più carina da sviluppare. Allora a questo punto riaggiorno la mia pagina, vado a mettergli un altro elemento, quindi cc234, vado a mettergli giravite, vado a mettere descrizione a stella, ok, prezzo 85, quantità 56. Clicco su salva, operazione effettuata con successo, vedete? Io sto creando un elemento di questo tipo. Inserisco un altro elemento, cd777, nome, nastro isolante, appiccicoso, ok, gli metto 12 e poi ne metto 85. Vado su salva e qui ci sono 3 elementi. Adesso che cosa dobbiamo fare? Andiamo a creare praticamente l'altra tipologia di struttura che è proprio quella dell'elenco. Quindi creiamo una tabella che va a prendere esattamente tutti questi elementi che noi abbiamo a disposizione.